in questo nuovo video. Allora, ho deciso di tagliare il video registrato solamente alla parte dello smontaggio e della preparazione delle unghie naturali. Questo è un refill. Perché ho pensato di fare questo? Tantissime ragazze mi chiedono, e chiedono anche ad altre persone, perché leggo i commenti sotto ai video: quanto tempo ci metti? Ma quanto ci impieghi? Io per fare un refill ci metto 2 ore, come faccio? Come fate voi che fate presto? Io presto, per me presto vuol dire 1 ora e mezza per fare un refill, quindi per farvi capire le mie tempistiche. E non c'è una regola, dovete aggiustarvi voi ai vostri tempi, alle vostre possibilità, non dovete essere schiave di quello che fanno gli altri. Chiaramente per fare un refill non ci puoi mettere magari 3 ore, ecco, quello magari sì, perché diventa veramente un po' troppo, sia per noi, perché il tempo è denaro, ragazze, il tempo che perdi non te lo paga nessuno. E sia anche per la persona che sta davanti a noi, perché insomma 3 ore per fare un refill magari è veramente tanto. Allora, qui ho lasciato tutto il processo della rimozione del vecchio prodotto, della preparazione, senza neanche fare un taglio, quindi qui non vedrete il risultato finale di questo refill, ma vedrete solamente lo smontaggio e la preparazione dell'unghia naturale. Quindi questi, per dire, sono i miei tempi. Cosa è secondo me che vi fa perdere tempo per le ragazze che sono preoccupate di questa cosa del metterci troppo tempo? Secondo me perdete tempo, e in molte me lo confermate, perché poi privatamente magari ne parliamo anche, perdete tanto tempo nella rimozione del prodotto. Intanto, per andare a togliere il vecchio prodotto, io sto utilizzando qui una grana M, una grana media. Si può utilizzare anche una grana coarse, che vuol dire una grana forte, e in genere sono quelle con il cerchietto sulla fresa verde vuol dire coarse. E potete utilizzare queste 2 grane per lo smontaggio. Come vedete, io vado abbastanza veloce, perché non sto lì a cercare come dire, di rendere la superficie dell'unghia tutta liscia, bella, para. Non mi interessa, perché sopra andrò a mettere dell'altro prodotto. Devo andare ad uniformare la superficie del gel più che altro, non dell'unghia. Dopo, quando ho messo il nuovo prodotto, adesso a me non interessa andare a fare una bella unghia tutta perfetta, precisa, non mi interessa. E come vedete, siccome qui andrò a fare la stessa forma, ma semplicemente un pochino più corta, io non sto andando a toccare neanche la lunghezza, non faccio nulla qua, smonto, neanche smonto, abbasso abbastanza il vecchio prodotto e poi ci vado sopra. In poche parole, non sto a limare la forma prima e perdere quei 10 minuti per limare la forma, quando dopo, in fase limatura, lo andrò a rifare. Per quale motivo fate questo doppio passaggio? Perché so che tante lo fate anche prima. Se andiamo a fare una tecnica senza limatura, allora sì, lo fai prima, ma se stai andando a fare una limatura dopo, perché lo fai 2 volte? Questo ti fa perdere un sacco di tempo. Quindi potete guardarvi questo video, questo è il mio modo, non è detto che sia il metodo supremo e l'unico esistente, però sono anni che faccio questa cosa. Vedete, prima tolgo in verticale il prodotto e poi mi giro con la fresa, faccio il giro cuticole, abbasso il prodotto il più possibile e in 4 minuti e mezzo ho tolto il gel a tutte e 10 le unghie. Ho tolto, ragazze, sempre tra virgolette, perché non lo sto togliendo tutto, non sto arrivando all'unghia naturale. Qui vedete, non ho proprio tagliato nulla, ho lasciato anche i pezzi in cui cambio la punta, eccetera, per farvi vedere il tempo reale. Il video dura, mi sembra, 15-16 minuti, e questo è il tempo che io ci metto nel togliere, abbassare il vecchio prodotto, preparare l'unghia e mettere il gel di base. Quindi secondo me il tempo che si perde di più
è proprio questo, in fase di rimozione e anche in fase di limatura dopo aver messo il nuovo prodotto. Qui sto spingendo le cuticole, cercando di staccare appunto la cuticola dalla lamina ungueale, e dopo andrò con il sanding bands. In questo caso non vado con le punte diamante, non vado assolutamente con le punte diamante perché non c'è bisogno con questo tipo di cuticole, e chiaramente se facciamo i passaggi anche con le punte diamante ci metteremo quei magari 10 minuti in più, quello sì. Però ecco, ci sono ragazze che mi scrivono e che mi dicono: io ci metto mezz'ora, 40 minuti solo per rimuovere il gel. Ma perché? 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 Che cosa fate per metterci tutto questo tempo? Se ci sono dei sollevamenti, sempre in fase smontaggio, rimozione con la stessa fresa, andate ad eliminare i sollevamenti. Quindi anche se c'è tanto sollevamento, anche qui ci mettete magari quei 5 minuti in più rispetto a quello che ci sto mettendo io in questo video, ma secondo me ci sono dei passaggi in più che fate e che non sono necessari, tra cui appunto andare a dare la forma all'unghia naturale, cercare di pareggiare tutto, di rendere la superficie dell'unghia tutta liscia, perfetta, quando non c'è bisogno. Ripeto, se andiamo a fare una tecnica senza limatura, allora sono d'accordo nel dare la forma all'unghia naturale, lasciare una superficie dell'unghia bella uniforme, eccetera. Quindi io spero che questo video vi possa essere utile a magari a confermarvi delle cose che magari nella vostra testa pensate che siano sbagliate, oppure a darvi un attimo di incoraggiamento nel provare a fare questo che sto facendo io, che ripeto non è la Bibbia della ricostruzione unghie, però sono anni che lo faccio, sono anni che mi funziona e insomma io credo che sia un metodo giusto. Assolutamente non dovete per forza fare quello che dico io, come dico sempre, voi dai video prendete le informazioni che vi servono, quelle che pensate che non vi servano le lasciate andare e fate come se niente fosse. Vedete, qui ho preso il sanding bands e semplicemente preparo l'unghia naturale. Il sanding bands mi aiuta anche a rimuovere, a levigare un pochino quelle piccole cuticole che in realtà poi si staccano da sole passando la fresa. Il sanding bands è comunque una carta come le lime, in poche parole, quindi passandoci vicino quello che si può rimuovere salta tranquillamente e se ne va. E quindi ecco qua, questo è semplicemente quello che faccio praticamente sempre, solo alcune volte con alcune persone che magari hanno delle cuticole un po' più da trattare, allora faccio anche il passaggio con la punta diamante, ma altrimenti se non ne ho bisogno non lo faccio. Questo è a vostra, insomma, seguendo il vostro metodo, però ecco, bene o male è questo per tutti, bene o male è questo per tutti. Prima andiamo ad abbassare il vecchio prodotto e poi andiamo a preparare la lamina ungueale e a sistemare le cuticole. Quindi eccomi qua, io vi ho lasciato tutto quanto il processo senza fare neanche un taglio, lo ripeto, perché così potete vedere effettivamente il tempo. Non ho velocizzato il video, questa è la andatura normale e quindi ecco qua, non so più che dirvi, nel senso penso che questo video possa esservi di aiuto. Con il sanding bands praticamente che cosa faccio? Posizionandolo tra la fine del vecchio prodotto e l'unghia naturale mi aiuta anche a livellare quel piccolo scalino che si crea appunto tra il prodotto e l'unghia naturale, e anche me lo uniforma un po'.
Se ci sono dei micro sollevamenti, dei piccolissimi sollevamenti che poi tante volte si creano proprio perché andiamo ad abbassare molto il prodotto e quindi si crea quel piccolo sollevamento, il sanding bands me lo toglie. Ovviamente i sollevamenti vanno rimossi, questo è sottinteso ed è ovvio. I sollevamenti importanti vanno rimossi, se c'è bisogno si rimuove tutto il prodotto dall'unghia naturale e o si ricopre o si ricostruisce, dipende poi insomma da quello che troviamo sotto. Però ecco, per esempio il sanding bands mi aiuta molto a fare questa cosa, a togliere quei micronissimi sollevamenti e nel frattempo faccio le due cose insieme. Preparo l'unghia naturale e abbasso questo prodotto, questo piccolo scalino che si crea, e vado ad uniformare la superficie. Se vedo che alcune cuticole, ho della pelle che si solleva troppo e che comunque rimane troppo sollevata, la vado a togliere con la forbicina e tranquillamente vado a fare questa operazione e poi andiamo a togliere la polvere. Questa azione di farlo con la spazzolina ve la consiglio vivamente, perché appunto con la spazzolina di plastica e il cleaner riusciamo a togliere veramente molto bene la polvere. Quindi questa cosa di usare lo spazzolino è veramente, ve la consiglio molto. Io preferisco fare questo piuttosto che usare un pad per andare a rimuovere la polvere, perché il pad bene o male quel pelucco, quel puntino me lo lascia sempre. Invece io nel tempo ho visto che con la spazzolina non ho residui di nessun genere. Va bene, fatto questo, nel frattempo il cleaner mi ha deidratato l'unghia naturale e si è asciugato, è evaporato, come vedete le unghie diventano opache, e quindi fatto questo poi passo al primer non acido. Preferisco usare sempre un primer non acido perché comunque crea molto bene la stessa aderenza tra l'unghia naturale e la base che andiamo a mettere dopo. Su unghie che mi accorgo che sono particolarmente problematiche, quelle che definiamo problematiche, sono unghie che magari non hanno un bello strato lipidico e quindi diciamo che riproducono molto velocemente il loro grassetto naturale, in parole volgari. Su quel tipo di unghie, allora prima del acid free faccio una goccina di primer acido, ma è veramente molto raro che lo faccio, però mi capita comunque di farlo. Nel frattempo che metto via il prodotto e prendo la base, il primer sulla prima mano che ho trattato è evaporata quella parte che deve evaporare e rimane quella parte appiccicosa del primer acid free, e poi vado a passare la mia base. Praticamente il video finisce qua perché come vi ho detto qui non c'è il risultato finale, c'è solamente la fase di preparazione. Quindi io spero che questo video vi possa essere di aiuto e vi possa riuscire a, come dicevo prima, a confermare magari alcune azioni che fate, oppure ad aiutarvi a capire altre cose che invece vi fanno perdere tempo. Vedete che l'unghia naturale non è limata, io non l'ho limata, ovviamente è un po' storta, è un po' arrotondata, va aggiustata, ma lo farò dopo, è inutile che io lo faccio prima, anche perché dopo devo andare a rifarlo.
E di nuovo ripeto per la terza volta, se facessi una tecnica senza limatura, allora sì, la devi aggiustare subito il bordo libero, la forma, eccetera. In quel caso assolutamente sì, sono d'accordissimo. Ma qui io so che andrò a limare dopo, la forma che devo fare è sempre la stessa, è solamente un po' più corta e quindi lo faccio dopo. E poi, altra cosa molto importante, non dovete andare a rimuovere tutto il prodotto e scoprire ogni volta l'unghia naturale. Non serve sia per il tempo e soprattutto non serve perché potreste arrivare all'unghia naturale e cominciare ad assottigliare la lamina ungueale. Non ce n'è bisogno. Solo dove ci sono dei grandi sollevamenti andiamo a rimuovere, se c'è bisogno, tutto il prodotto, o se per esempio il sollevamento si ferma ad un certo punto andiamo a togliere solo il sollevamento. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere per favore, per me è importante avere i vostri feedback. Grazie sempre per stare qui con me, questo è il mio modo di farlo, quindi vi mando un bacio grande grande, ci vediamo alla prossima e ciao!